Buongiorno, ben ritrovati su Uncinetti allo sbaraglio. Oggi vediamo come realizzare questa mantellina della nonna versione estiva in cotone. L'ho piegata per farvela vedere. Si parte dall'alto, quindi andremo a creare un anello magico. È costituita da 4 sezioni, modello facilissimo perché l'utilizzo catenella e maglia alta, e alla fine ho bordato il tutto per dare un pochino più di movimento ma non creare appunto quelle frange tipiche delle mantelline invernali, un bordo costituito da maglie alte e pipiolini. Però procediamo con ordine. Si parte con un anello magico in cui andremo a montare i primi gruppetti di 3 maglie alte. Ne andremo a montare 4 per poter poi avviare la lavorazione. I pannelli, come vedete, sono costituiti tipo punto rete, maglia alta, catenella, alternata giro per giro, e quindi questo costituisce il modo in cui poi si creano gli aumenti, come vi farò vedere. La mia non è molto lunga proprio perché avevo immaginato appunto un utilizzo estivo, però ciò non toglie che possiamo realizzarne qualcun'altra, ad esempio in lana, con materiali più consistenti, magari realizzando poi una frangia diversa, più lunga, magari con il ventaglio e così via, con punti ventaglio, per poter dare appunto una lettura più classica della mantellina stessa. Allora partiamo. È un progetto facile, adatto a tutti, si può andare avanti quanto si vuole, si può creare anche un mantello lungo, però appunto io vi do lo spunto per partire. Anello magico, pesco il filo, chiudo il mio cappietto, opla, non lo faccio fuoriuscire, vado su con 3 catenelle, 2, 3, faccio altre 2 maglie alte insieme adesso. Quindi la partenza è costituita da 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, ciò deve essere ripetuto 4 volte. 1, 2 e 3. Opla, mi è sfuggito, adesso lo ripesco in questo modo, ok, poi catenella, 3 maglie alte, 1, 2 e 3, catenella e 3 maglie alte, per un totale di 4 gruppetti. 1, 2 e 3. Adesso li contiamo, vediamo se siamo giusti. Tiriamo il gancio sotto, stringiamo per bene, abbiamo 1, 2, 3 e 4. Perfetto. Adesso cosa succede? Dobbiamo andare a creare le 4 sezioni di cui è composto il nostro mantello. Allora, i laterali saranno costituiti da 3 maglie alte. Logicamente nel giro, nel punto di inizio, la prima maglia alta è costituita dalle 3 catenelle, rientro nello stesso punto e vado a creare altre 2 maglie alte, 1 e 2, poi una catenella. Adesso qui nell'altro spazio costituito da una maglia, da una catenella, andiamo a formare un ventaglio costituito, oppure meglio punto V, ventaglio come preferite, da 3 maglie alte, catenella di separazione, altre 3 maglie alte, 1, 2, 3,
poi abbiamo ancora catenella, 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella di separazione, 3 maglie alte, 1, 2 e 3, catenella, andiamo nell'ultimo foro a creare l'ultimo gruppetto, 2, sfiliamo un po', 2, 3, catenella, 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella e infine 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Allora, questo è la fase di avvio. Abbiamo creato le nostre punte, 1, 2, 3, 4, gli spazi in cui sarà creato il corpo dello scialle, della mantellina. Allora ci alziamo con 3 catenelle, voltiamo il lavoro, andiamo a mettere 3 altre 2 maglie alte nello stesso punto per realizzare l'angolare. Adesso cosa succede? Dobbiamo andare a fare gli aumenti, quindi lavorare in questo punto. Aggiungo una catenella, maglia alta nel foro, nella catenella, catenella, e vado a crearmi l'altro ventaglio costituito da 3 maglie alte, 1, 2 e 3, poi catenella, 3 maglie alte, 1, 2 e 3, poi abbiamo catenella, vado nello spazio della catenella, monto una maglia alta, qui maglia alta, una, poi andiamo catenella, vado nell'altro, 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte, 1, 2 e 3, catenella, 3 maglie alte nello stesso punto, 1, 2 e 3, vedete che sta aumentando il lavoro, catenella, un'altra maglia alta qui, catenella, 3 maglie alte qui più una catenella che separa l'altro gruppo, 2 e 3, catenella, 3 maglie alte, 1, 2 e 3, poi catenella, dobbiamo andare a costruire l'altra maglia alta qui e infine di nuovo siamo al punto di partenza. Il giro si conclude con 3 maglie alte. Vedete che adesso già la nostra lavorazione è aumentata, ok? Cosa succede adesso? Nel secondo giro alzo 3 catenelle, vi faccio vedere solo un pezzo anche perché diciamo che è un lavoro molto rilassante, estivo decisamente. Se noi lo facciamo in cotone ce lo possiamo portare anche in spiaggia
giusto per appunto avere qualcosina da fare sulla sdraio se ci annoia leggere, se ci stanchiamo. È uno scialle relax, una mantellina relax, perché è fatta in cotone, punti ripetitivi, e quindi è abbastanza facile da fare, quindi anche nei momenti di noia possiamo prendere il nostro uncinetto e fare qualche punto. 1 2 3, poi abbiamo catenella e 3. Adesso vi faccio vedere che qui appunto cosa succede nel momento in cui io sono arrivata a questo angolo. Vediamo che cosa è successo. Il mio lavoro sta crescendo. Se sotto avevo solo una maglia alta, negli spazi avrò 2 maglie alte. Si prosegue in questo modo quanto si vuole, cioè nel senso che se la mia esigenza è di avere un coprispalle piccolino, mi fermerò. Se voglio diciamo una mantella bella consistente e lunga, aumenterò il numero dei giri. Detto questo, io come ho bordato, come vi ho detto, ho preferito, siccome l'ho fatta in cotone, quindi non è una lavorazione invernale, ho fatto una decorazione abbastanza leggera dei bordi, perché appunto la mantellina della nonna classica presenta una bella fascia sotto, costituita diciamo da punti ventaglio o punti bu pieni. Io ho preferito fare un giro di maglie alte alternate a pipiolini. Ho fatto un pipiolino alternato ad una maglia sopra ogni, diciamo, una maglia sì, una maglia no, ha il suo pipiolino. Vediamo come adesso in questa lavorazione io sfilo questa parte di giro proprio perché appunto basta l'avvio, il primo giro, ups, scusatemi, il lavoro è molto ripetitivo, e vi faccio vedere come ho fatto il bordo. Allora, nel momento in cui io mi sono alzata con le 3 catenelle per, diciamo, realizzare il giro di punti alti, cosa ho fatto? 3 catenelle, ho messo il dito fermo qua, ho aggiunto 3 catenelle per realizzare il pipiolino, 2 3, sono rientrata in quella che avevo puntato e ho tirato via il filo facendo una maglia bassissima. Primo pipiolino pronto. Nella seconda maglia alta l'ho ripresa tranquillamente non facendo nessun tipo di pipiolino. Qui nella terza faccio prima la maglia alta, poi il pipiolino, 2 e 3, ok? Chiudo qui, poi nello spazio maglia alta, sulla maglia alta e pipiolino, ok? 1 2 3, siamo qui, chiudo, poi maglia alta. Non dimentichiamoci adesso, quando arriviamo diciamo sugli angoli del mio scialle, qui gli aumenti vanno comunque fatti anche nell'ultimo giro. Vediamo un po', io ho fatto semplicemente questo: maglia alta sulla prima maglia alta, pipiolino, ho chiuso così, poi ho fatto la maglia alta sulla seconda maglia alta, poi ho fatto terza maglia alta con pipiolino, 1 2 3, pipiolino. Sono arrivata al centro dove appunto devo aumentare. Io qui gli aumenti li ho fatti, cioè ho continuato a lavorare le 3 maglie alte, catenelle e 3 maglie alte con una piccola variante. Qui non ho fatto pipiolini, 3 maglie alte, poi qui ho fatto una catenella, un pipiolino e una catenella, richiudo nella base della prima catenella, ho aggiunto una catenella, ho rifatto le mie 3 maglie alte, ok?
per dare un pochino più di punta alla lavorazione. 2 e 3, poi qui maglia alta e pipiolino, 1 2 e 3, pipiolino, qui maglia alta semplice, alla fine pipiolino. Ve lo faccio vedere adesso disteso il lavoro. È molto semplice da realizzare, questo a voi decidere come bordare. Io l'ho fatto così perché appunto mi piaceva l'idea di questo tipo di decorazione. Vedete quanto è carina? Si continua così per tutto il giro. Allora, questo è il mio campione della mantellina. Come ho detto, ognuno di noi può decidere la grandezza della mantellina stessa. Se vogliamo realizzare qualcosa da appoggiare semplicemente alle spalle, sulle spalle, sarà più piccolina. Se vogliamo fare proprio uno scialle da regalare e funzionale nel tener caldo, logicamente i giri saranno numerosi, molti di più, e logicamente sarà realizzata con magari un filato invernale molto leggero. Una volta terminato il lavoro vado a fissare il filo e questo è quanto. È molto semplice, rilassante. Io l'ho fatta durante una settimana di vacanze, così sulla spiaggia durante il viaggio, e appunto mi sono divertita. Mi auguro che possa far piacere anche a voi realizzarla. Mi raccomando, seguitemi per gli altri tutorial. Se ancora non siete iscritti, iscrivetevi, attivate la campanella e condividete i miei tutorial. Un abbraccio, buone vacanze da Uncinetto allo Sbaraglio.